Stamani vi do il buongiorno io da sola. Ora vi faccio vedere. Siamo intanto su questa meravigliosa spiaggia di Potamos. Abbiamo dormito pochi metri più là nel parcheggio e ora ci siamo spostati qui perché abbiamo trovato un rubinetto per fare il carico dell'acqua. Infatti abbiamo Fede già all'opera. Io nel frattempo ero venuta a fare una passeggiata sulla spiaggia. Fede ha agganciato il nostro tubo magico e sta facendo il carico dell'acqua. Quindi approfittiamo appunto, come vi dicevo, perché facciamo il carico dell'acqua e poi qui ci sono questi bagni mobili, non so come si chiamano Sebac come marchio, e scaricheremo le nostre acque nere e poi, come vi dicevamo ieri, abbiamo intenzione di andare oggi in città, nella capitale, che è Heraklion. Mi sono svegliata bene, eh? Sono un po' così strullina stamani. No, sono felice perché c'è il sole pieno. Non c'è nemmeno una nuvoletta, forse qualche piccolissima cosa laggiù, ma è meraviglioso. Solo qualcuno che pesca nella pace e nella tranquillità della domenica mattina, perché oggi è domenica, come vi dicevamo, e proprio per quello andiamo in città, così magari troviamo più facilmente parcheggio per il nostro Charlie. Stiamo percorrendo la 4 corsie per raggiungere la capitale, la città di Heraklion. Non c'è traffico per fortuna, questa è una strada completamente libera senza pedaggi, come poi per il resto tutte le strade di Creta. Abbiamo individuato un parcheggio prossimo al porto su Park4Night, la mitica applicazione che usiamo. Ecco il parcheggio, ragazzi, Park4Night. Ci sono altri amici camperisti e ci si mette qua. Buongiorno da Heraklion, eccoci qua. Ciao! Oppure come si dice Irakleo o ancora Candia. Poi vi spieghiamo meglio tutti questi nomi da dove derivano. Tirate a sorte, avete la scelta. Guardate il cielo com'è bello blu. Abbiamo parcheggiato Charlie. Ora ci facciamo una bella passeggiata per il centro. Non dovrebbe essere molto esteso. Speriamo che il vento non ci dia noia per le riprese. Vuoi dire qualcosa? Siamo dotati di Noi microfoni. siamo microfonati. Quindi dovreste sentirlo bene l'audio, almeno così speriamo. E niente, siamo felici di scoprire il capoluogo di Creta. È curioso, come in città qui ci sono le macchine parcheggiate, i centri commerciali e di fronte ci sia il sub che la domenica mattina si lancia per il suo pranzo magari. Magari ci fornisce qualche pesce. Passando abbiamo visto che c'è una grossa pescheria, probabilmente pensiamo noi del pesce fresco magari che è arrivato stamattina presto, con molta scelta abbiamo visto. Ora se dopo rimane aperta ci passiamo a dare un'occhiata. Prima di fare la passeggiata per portarvi con noi per le vie del centro, vogliamo darvi così una piccola intro per farvi capire Heraklion, quel tocco di storia che poi non è tanto tocco perché c'è una bella storia dietro a questo capoluogo, come poi di fatto in tutta l'isola di Creta. È la quarta città più grande, non di Creta ma di tutta la Grecia, pensate un po', con una popolazione ad oggi di circa 180.000 abitanti. Come vi abbiamo detto è il capoluogo dell'isola, fa parte delle 4 province insieme a Retimno, Chania e Lassiti.
Il nome greco, come abbiamo detto, è Heraklion, anche se su cartelli troviamo scritto Iraklio, ma molti la conoscono con il nome di Candia, che è un nome che gli è stato dato dai veneziani durante la loro dominazione intorno al XVI secolo. La chiamarono Candia appunto per il bianco candido di tutte le abitazioni tipiche della zona, perché infatti queste case erano state costruite con queste pietre bianchissime. Questa città ha un'identità molto particolare. È un polo culturale non indifferente, come vi accennavo prima, perché si sono succedute, sono passate tantissime popolazioni che hanno lasciato appunto una loro caratteristica, una loro identità. È stata la culla, la patria della civiltà minoica. Poi in seguito si sono succedute tante dominazioni come arabi, veneziani ed infine il popolo ottomano. Tutte popolazioni che hanno lasciato una forte identità anche architettonica, che andremo a scoprire insieme. È circondata da un mare veramente azzurro, cristallino, che caratterizza un po' tutta l'isola di Creta. Questo è stato un forte richiamo turistico, ma non solo, anche perché nel suo entroterra ci sono grosse ed importanti coltivazioni di uliveti, ma soprattutto vigneti. E l'abbiamo visti molto bene, esatto, passando anche venendo col camper fino a qui. Abbiamo letto che ad esempio la coltivazione delle uve bianche per produrre i vini è molto importante e ci sono vini molto rinomati e famosi collegati veramente alla città, al nome della città. Ovviamente viene da sé che Heraklion è diventata una meta ambita turistica negli ultimi anni, grazie anche al suo famoso e più grande, più esteso aeroporto che è proprio qui dietro la città. Ha permesso ovviamente sull'isola di far arrivare un gran numero di turisti che la scelgono, come vi dicevo, per una serie di motivazioni, quindi il mare, la natura, il buon cibo, i buoni vini, tutto quanto, e la pace e la tranquillità che poi contraddistinguono tutta l'isola di Creta. Se poi come noi volete venire con un mezzo, c'è anche il porto, qui c'è un bel collegamento con il Pireo. Noi abbiamo utilizzato un'altra rotta, siamo arrivati nella parte ovest, ma volendo si può arrivare direttamente dal Pireo qui al porto di Heraklion con le navi che vi ho fatto vedere poc'anzi passando a fianco al porto. Ora direi che è giunto il momento di fare una bella passeggiata. Avete conosciuto l'intro di questo capoluogo e quindi andiamo a vederla con i nostri occhi e a scoprirla insieme. Troviamo qui questa bella mappa del servizio OPOF e noi ci studiamo tutto quello che c'è da vedere. Oltre ai pescatori c'è anche chi fa il bagno, sotto l'attento sguardo dei dinosauri. Da qui possiamo anche ammirare la bellezza di questo mare. Quello dietro di me è il monastero di San Peter and Paul, ovvero di San Pietro e Paolo. Fu completamente, preso sotto assedio dall'invasione ottomana turca e fu convertito da quest'ultimi ovviamente in una moschea. Aveva anche al lato sud un minareto che però poi è stato in seguito crollato, è stato distrutto. L'occupazione dello stesso è avvenuta sotto il periodo del sultanato di Ibrahim. Oggi è praticamente adibito a congressi, è un centro di aggregazione culturale ma soprattutto religiosa. Ho capito, era un dialogo fra il corvo e i due gabbiani.
tentavano di parlare l'uccellese, ma non si sono capiti. E gli spiegava guarda che acqua bella che abbiamo. Ah, ecco, perché magari loro vengono da un'altra zona, capito? Però i gabbiani sono rimasti un po' basiti. Guardate che mare che abbiamo qui, si vedono anche tutti i pesci e in lontananza la fortezza veneziana che ora cercheremo di raggiungere. Poi vediamo il porto con le barche, con le navi e noi ci godiamo questa bellezza. Guarda che stanno riversando il mare. Guarda grossi. Ed ecco la pescheria, vediamo un po' che c'hanno di pesci. Mamma mia che pesci. Guarda che pescioni. Hanno comprato quasi tutto, eh. Quello è 10 euro. Questo è il banco del pesce. Bisogna venire la mattina presto per trovare le migliori offerte. E subito dopo i banchi del pesce, ecco che davanti a noi abbiamo il porto con tutte le barchette. Andiamo a vedere il bastione costruito dai veneziani. Ed eccoci quindi arrivati alla fortezza veneziana di Coule, che è conosciuta anche come Rocca a Mare. Era un'imponente fortezza costruita dai veneziani nel Cinquecento a difesa di tutta la zona dagli attacchi dei nemici. È posta esattamente sulla foce del vecchio porto ed è stata pensata in maniera sopraelevata perché è stato sfruttato uno sperone di roccia e quindi naturale, certo, e quindi hanno costruito sopra di esso. Vi consigliamo, appena lasciata la zona del porto, di imboccare la strada principale, che tra l'altro è pedonale, è la via che si chiama 25 Avgostou, ovvero 25 di agosto, e arriva praticamente, taglia in due, diciamo, il centro storico. Vogliamo arrivare in fondo perché c'è il mercato centrale. E oltre al mercato ci sono le varie cattedrali, chiese e cose varie. La prima tappa che incontriamo lungo il corso è la chiesa di San Tito, qui alle nostre spalle, che è una chiesa bizantina risalente addirittura al 961 d.C. San Tito fu il vescovo di Creta ed è tuttora il patrono di tutta l'isola. La chiesa ha subito varie conversioni nel corso degli anni. La prima, sotto il dominio veneziano della Serenissima, è stata trasformata in una chiesa cattolica, da bizantina qual era. Intanto i piccioni ci volano intorno. C'è la bambina che gli corre contro, ha fatto volare tutto. Poi successivamente con il dominio ottomano la chiesa poi è stata convertita in una moschea. Purtroppo nel XIX secolo ha subito un grave attacco da un terremoto ed è stata distrutta. È stata poi successivamente ricostruita usando queste pietre chiare, la facciata è tutta di pietra e all'interno conserva la chiesa il reliquiario di San Tito, il patrono di Herat. E guardate che bellezza, siamo dentro la loggia veneziana, che è tutta chiusa. Solo i piccioni ci Solo i piccioni, no, non ci devono entrare. Ci troviamo di fronte alla Fontana Morosini, che come dice il cognome italiano è stata costruita dal generale Francesco Morosini nell'anno 1628, ovviamente durante il periodo veneziano. Questa fontana veniva usata dalla gente dell'epoca per rifornirsi di acqua potabile, ovviamente oggigiorno non ha più questo scopo,
però ha lasciato un grande patrimonio culturale per questa città. È costruita usando marmo bianco e riprende appieno lo stile italiano dell'epoca. È composta da dei bassorilievi, come vedete sotto, che riportano delle figure mitologiche come tritoni, mostri marini, delfini e ninfe. Mentre nella parte superiore ci sono questi 4 leoni, sapete che il leone era il simbolo della Serenissima e da questi leoni prima sgorgava l'acqua. Al momento non sgorga, non sappiamo se l'hanno tolta per il periodo o comunque non è più in funzione. Dietro la fontana vediamo poi la Basilica di San Marco, che ovviamente era intitolata al patrono di Venezia e attualmente è stata convertita in un museo che accoglie tantissime opere d'arte sia di artisti cretesi, greci ma anche stranieri. È bellissimo ragazzi, c'è un brulichio di gente, sono tutti a mangiare fuori, i tavolini, siamo proprio nel crocevia, diciamo così, ma il nostro obiettivo è ancora il mercato centrale, dove vediamo se troviamo anche qualcosa da mangiare noi stessi, perché non è che devono mangiare gli altri, no? Che si fa? Si sta a stomaco vuoto? Fa anche rima, mercato centrale, qualcosa da mangiare. Andiamo a vedere. Abbiamo trovato una mappa e che dire, non posso esimermi da fermare. Allora, questa è tutta in rosa, ovviamente è tutta la parte del centro storico. Noi siamo qui, in questo punto centrale, e per farvi capire bene come è fatta la fortezza. Vedete, praticamente circonda completamente il centro storico e dal lato superiore c'è il porto veneziano con il mare. Ragazzi, abbiamo un problema. Triste noi. Triste, perché siamo giunti nella via del mercato, ma è tutto chiuso, non c'è nessun mercato. Ma questo non vuol dire che non mangeremo. Strano perché abbiamo trovato su Google l'apertura tutti i giorni con chiusura alle 14. E stamani doveva essere aperto, invece È come domenica, vedete, probabilmente la domenica stanno chiusi, non lo so, è sbagliato magari l'orario su Google. Noi in tempo siamo in tempo, però questo vuol dire che non si mangia. non si mangia qui al mercato, come vedete è tutto chiuso, però mangeremo altrove, quindi non demordiamo. In fondo alla strada del mercato troviamo la Fontana Bembo, che è anch'essa una fontana di origine veneziana dell'anno circa 1550. Riporta al centro una statua senza testa e ai lati gli stemmi veneziani. Ci hanno fatto un attentato, c'erano tutti i piccioni, è passata una signora, ha tirato fuori i cracker e ci hanno avvolto i piccioni. Dopo l'attentato a Varna in Bulgaria di Gabbiani, questa volta l'attentato dei piccioni, mannaggia. Madonnina, ci ha Ma fatto me ne sono sentiti pensare. volare, mi alzavano tutti i capelli. Che... No, non mi piacciono. No, 15 vegan. Forse abbiamo trovato il mangiare, Qui c'è un po' di roba, ci sono anche i panini così, però vabbè, il panino. Del formaggio. Che abbiamo qui? Allora, Il dolce. che quale vuoi? Io mi prendo questo qui, mi ispira. Mushrooms and with chicken. Bella grande. Doppio wow, il primo perché guardate che cattedrale, il secondo wow perché abbiamo il pranzo. Siamo entrati in una pasticceria, panetteria, facciamo un po' di tutto. Tutto ia ho. E ci siamo presi 2 stuzzicherie, ci mettiamo a sedere qui nella piazza, ci sono tutti i muretti che fanno da panchina e ci facciamo questo bel pranzetto con questa bella vista. Purtroppo molti dei negozi sono chiusi, molti ristoranti, tutto. Un po' la domenica non gli piace lavorare. No. No, vabbè, scherzo, non lo so, non sappiamo. Magari oggi è una festa particolare. Insomma, tutto chiuso. Però la chiesa è aperta, prima mangiamo direi. Prima mangiamo. E poi magari proviamo a dare un'occhiata. Guardate qua che bellezza, una schiaccia ripiena di pollo. E invece Più che pollo, pollo, formaggio, c'è di tutto. io l'ho presa con le verdure, i funghi, un po' vegetariana diciamo. E quindi buon appetito.
Tranne un poche difficoltà siamo riusciti a mangiare perché la piazza è piena di piccioni che sono venuti tutti intorno a noi, ci volavano sulla testa, cioè, eravamo cosparsi di piccioni, però siamo riusciti nell'intento. A Fede non lo fregano, Non mi ragazzi. fregano, non mi fregano. L'ha mangiata giù di un botto, tutta insieme l'ha buttata giù, pur non dare nemmeno una briciola ai piccioni. Poi dopo i gabbiani, cioè non ce n'è più per nessuno. A parte gli scherzi, ragazzi, mentre mangiavamo abbiamo dato un'occhiata qui un po' alle informazioni e ci siamo anche resi conto che proprio a fianco alla cattedrale più nuova, diciamo così, c'è la chiesetta sempre di San Mena, che è la parte più antica. Invece la cattedrale è un po' più recente perché è stata costruita nel XIX secolo. Ha la particolarità di questa cupola molto grande e anche come dimensioni dice di essere una fra le più grandi di tutta la Grecia. È una cattedrale ortodossa. Pare riporti all'interno della cupola degli affreschi. Ora l'ingresso dovrebbe essere aperto, andiamo a vedere. E intanto che noi entriamo voi mettete un bel mi piace ai nostri video, se vi piacciono ovviamente. Se non vi piacciono lasciateci nei commenti il motivo per il quale non vi piacciono, perché si può sempre migliorare nella vita. Si carica. Qui abbiamo anche la panchina high tech, caricate il vostro cellulare semplicemente appoggiandolo alla porta di ricarica contactless. Ovviamente il cellulare deve avere la possibilità di essere ricaricato contactless perché grazie al sole, questa è una sorta di pannello fotovoltaico che incamera la luce. Ma è piazzale che c'è qua sopra. Allora, per smaltire il pranzo abbiamo fatto, guarda, la scala giusta. Oh mio Dio. Siamo saliti sulle mura che fanno tutta il perimetro della città. Quelli che vi abbiamo fatto vedere sulla mappa lì in centro. E adesso ci troviamo su questo piazzale che è proprio sopra alle due porte, alle due arcate. Questa è una delle porte della città, poi ce n'è un'altra dislocata in un altro punto. Sono rimaste in realtà soltanto 2 delle 4 che erano in passato. Bene, a questo punto ci facciamo un bel camminamento sulla cinta muraria. Lasciamo la porta sottostante che si chiama Porta Chenouria per proseguire verso l'altra porta. Che poi passeggiando sulle mura si vedono anche le case dall'alto, tutte color bianco e appunto Candia come l'hanno chiamata i veneziani. Che alla nostra sinistra c'è un bastione enorme con tutto il parco, tutti gli alberi, le panchine, ma la nostra meta è un'altra. Là in lontananza vediamo un altro bastione pieno di palme. Se avete intenzione di venire a Heraklion non vi fate spaventare dalla grandezza della città, essendo appunto il capoluogo di Creta. Il centro storico è piccolo, si fa tranquillamente a piedi, si fa bene nel giro di poco, perché noi alla fine con qualche ora l'abbiamo visitato e ci siamo soffermati a fare foto e video. La parte più grande, ovviamente quella che adesso è alla nostra sinistra, è la parte moderna, però quella insomma diciamo è meno degna di nota. Infatti. Comunque alla fine della camminata, quando arriveremo da Ciardi, vi diremo anche quanti chilometri abbiamo fatto. Già li sento un po' sulle gambe. Un po' si sentono, però alla fine siamo addirittura d'arrivo, dai. Ci siamo seduti su questa panchina perché comunque il cammino è bello impegnativo, la cinta muraria è bella lunga e dietro di noi vedete questo bastione
bello imponente. Pensate che la cinta muraria di Eraclione è passata alla storia per essere una delle più belle e più grandi del Mediterraneo. E meglio fortificate di tutto l'impero anche. Bisogna dare merito agli arabi che in origine sono stati i primi a costruirle, ma è grazie ai veneziani che queste sono state ampliate, fortificate e rese così come le vediamo oggi. Infatti qui intervenne un bravissimo architetto italiano, Michele Sanmicheli, che praticamente fece, diciamo così, il restyling, come lo chiamano oggi, e le migliorò e le potenziò, perché non ci dimentichiamo che servivano a scopo difensivo. Quindi anche qui gli italiani hanno lasciato il loro ingegno, Docet. il passaggio del loro ingegno. Accanto al bastione poi c'è anche lo stadio, quindi se voleste guardarvi la partita potete entrare, oppure se la volete scroccare salite sul bastione e la guardate dall'alto. Ecco, io non le direi troppo forti queste cose, ma magari c'è chi ci ha già pensato, Oppure quando c'è la partita chiudono l'accesso. Direi. Ai ai ai, c'è il cancello, quindi mi sa che se volete scroccare la partita ve lo chiudono e non passate. Siamo arrivati quindi alla seconda porta di cui vi parlavamo. Ora usciamo dalla città vecchia e vediamo bene tutte le mura da fuori. Su quel bastione vediamo anche lo stemma del Leone di Venezia. Come abbiamo accennato, questa è la seconda e ultima porta rimasta per l'accesso alla città e al centro storico. Ha un nome che è un po' uno scioglilingua, ci provo, si chiama Comneno Mpteni. Che bellezza ragazzi, dopo X chilometri, che poi vi sveleremo, e sono veramente anche XYZ direi più che X. Vabbè, abbiamo fatto di peggio, dai. Sì, però insomma non lo so, sarà che è caldo oggi col vento, una serie di cose. Io l'ho accusati molto e siamo tornati ovviamente su Charlie. Abbiamo puntato il muso verso un'altra direzione molto interessante e che dico molto. Salutiamo ragazzi Eraclion o Candia che sia. Come vi avevamo accennato, ci eravamo stati tantissimi anni fa, oltre 10 anni fa, e ce la ricordavamo poco, e è ben diverso fare un giro in autonomia, almeno per noi lo è stato, che farlo con il nostro van, che farlo con un viaggio organizzato come l'avevamo fatto all'epoca. Ora però andiamo verso altri lidi. Sopra le montagne è scesa la notte quasi ragazzi, è arrivato il nuvolone nero che si è appollaiato sopra. Come vi abbiamo sempre detto, la parte interna è piuttosto montuosa e ci sono quote abbastanza elevate. Questo fa sì che le nuvole di passaggio vengano bloccate spesso e intrappolate da queste catene montuose. E che ci siano anche forti venti, infatti a tratti bisogna tenere ben saldo il volante, che Charlie vuole andare da una parte e noi da un'altra. Abbiamo preso una deviazione per una spiaggetta
E lo volete sapere come si chiama questa località? Mi fa ridere, si chiama Bali, esatto, proprio come l'isoletta nell'Indonesia. Quindi possiamo dire di essere stati a Bali. Sì, Charlie. Con Charlie, che fa la differenza. Eccoci sulla spiaggia. Una precisazione rispetto a quello che ho detto prima, ragazzi, questa qui piccolina dove siamo parcheggiati adesso è Livadi Beach. Bali è quella frazione praticamente a fianco, Dove c'è il paese. dove c'è il paese, e quindi la spiaggia di Bali, giusto per dovere di cronaca. Comunque è un bel posto. Ci sono tutte le pecore che pascolano. Davvero, pecore e capre. Le capre, la quantità di capre che abbiamo visto qui sull'isola di Creta è impressionante. Sì, sì. Veramente Tantissime. libere, tranquille, e i pastori le mandano in ogni dove, cioè sono veramente libere. Vabbè, si spiega come mai ci siano i formaggi buoni. Ma qui uno su tutti la feta, vero? La feta, insomma, ma come poi in tutta la Grecia, Mm-mm. ma come anche in Italia, Vabbè, i nostri formaggi, poi noi toscani, noi toscanacci abbiamo dei formaggi senza nulla togliere alle altre regioni, ma dai, noi tiriamo l'acqua al nostro mulino. Esatto, quindi insomma, in questo momento ho voluto portare alto l'onore della enogastronomia italiana. Esatto. Ora decidiamo se parcheggiare e dormire nel parcheggio di Livadi o in quello di Bali. Sono due parcheggi, magari facciamo un salto a vedere quell'altro per capire. Io so più per l'Indonesia. Per capire quale sia dei due il più tranquillo, quello migliore. E poi domani È un altro giorno. è un altro giorno, con il sole ci facciamo una bella passeggiata. Andiamo a vedere un po' in ava scoperta com'è il parcheggio. Entriamo a Bali. Vedete, Bali Travel, un supermarket, insomma è piccolino. 4 supermarket, quattro lo shopping center. però bello fornito. Ma guarda là che paesino. Qui addirittura Melidoni è l'altra spiaggia di là. Ok, invece qua per Bali. E ora arriviamo al centro di Bali, al porticciolo vero e proprio. Ci hanno piantato anche le palme in spiaggia, guardate là. E voi c'eravate mai stati nella Bali cretese? Ok, abbiamo parcheggiato, vi facciamo vedere i vari panorami, perché qui dovunque ci si gira c'è un panorama diverso. Mamma mia, guarda che turchese. Che spiagge. Senza sole c'è una spiaggia, un mare turchese. No, ma guarda qui che spiaggia. Eccoci qua ragazzi a tavola finalmente per la cena. Ci siamo fatti la doccia, siamo stravolti. Riposati perché è stata una bella camminata. Eh sì, tra una cosa e un'altra, Sì. il sole, il vento, i chilometri. Aggiornamenti un po' di lavoro sui social e quindi ora siamo qui, pesciolino stasera, Con le un po' di melanzane, melanzane grigliate, qualche insalatina greca che non manca mai. gli mancava le tzatziki, la birra greca, la Fix Hellas, una delle nostre preferite. Dobbiamo dire i chilometri che abbiamo fatto È oggi. vero, quanti chilometri abbiamo fatto? 7,5. 7,5, che Più non che è, sufficiente. non è un voto. Esatto, è più che sufficiente. È più che sufficiente, direi. È più che sufficiente perché siamo sfiniti, ragazzi.
metteteci almeno un like per la nostra costanza nella camminata a Heraklion. Spero che vi sia piaciuta la città, che vi sia piaciuto il nostro video, condividetelo, lasciateci veramente un like e un'iscrizione al canale se non foste già iscritti. E un abbraccio, un bacio, Un salutone, alla e prossima. ci vediamo al prossimo video. Non mancate perché le avventure dei tickets continuano. Abbiamo in serbo un po' di sorprese, ma vedrete. Ciao a tutti! Ciao amici, ciao amici ciao. tichettiani.